Virtual DJ 2020-2021, la side view, le info, quelle finestrelle a destra. Sapete di cosa sto parlando? Ciao, sono Claude e vi farò vedere le finestrelle in basso a destra su Virtual DJ a cosa realmente ci possano servire. Qua, pronti su Virtual DJ, la nostra versione 2020-2021, chiaramente uscita adesso la 2021, andatevi a vedere. A proposito del tutorial che ho fatto, lo vedete qua nella descrizione in alto, dove potete vedere le nuove funzionalità EQ Stems, dove si può con Virtual separare le tracce, quindi la traccia ritmica, la traccia a cappella, è una cosa veramente fighissima. Non siamo più qui per questo, ma siamo per parlare per queste finestrelle al lato. Vedete Side View, Folders e Info. Queste tre che ormai abbiamo citato in molti tutorial, le continuiamo a toccare, ad aprire e adesso andremo a spiegare a che cosa servono. Vedete che tutto è personalizzabile qua, quindi Folders sarà quella dove noi teniamo la nostra musica, quindi tutte le cartelle. Io adesso ho una playlist di default con brani miei e privi di copyright, così insomma non ci saranno problemi sui blocchi di YouTube. Bene, ecco qua, vedete folder, potete, se lavorate solo con la musica, allargare tutto questo fino a queste condizioni visive, che è ottimale, direi, e scorrere fra le copertine per avere tutto sempre a portata d'occhio. Se invece volete utilizzare la side view e l'info, potete cliccare semplicemente qua. Andiamoci a vedere l'info, che per molti è solamente l'info della traccia. In realtà no, perché se configurato giusto, e qua vedete c'è una cuffia, non me lo dice perché io l'ho già settato, però a voi la prima volta vi chiederà se volete configurare un'uscita cuffia, cioè la vostra cuffia con cui ascoltate, ed è perfetto, perché se voi starete suonando questa traccia sul lettore o anche sugli altri lettori, avrete impegnato tutti e due i lettori, potrete sentire le tracce in preascolto semplicemente scorrendole così, vedete? Poi io cambio dalla folder, questa mi interessa, mi vado a sentire come si sviluppa. Ah, buono, ok, mi piace, me la carico e sono pronto. Così sentite subito la musica che vi può servire o non servire. Spesso lavorando con gli MP3 con una quantità enorme di file ci dimentichiamo quella traccia come fa, come si sviluppa, quindi è sempre bene avere nella playlist, che vi chiedo di organizzare nel migliore dei modi, io lo dico sempre, piuttosto meno musica ma che conoscete e che sapete come si sviluppa, come inizia, come finisce, di cosa state parlando. Inutile fare playlist da 500, 200 tracce, perché ci andrete persi ogni volta che andrete a scorrere. E invece qui in questo modo vi dà Virtual DJ e vi aiuta ad ascoltare tutte le vostre tracce in un colpo solo, velocissimo e utilissimo. Qua abbiamo delle opzioni con questo pallino a destra. Se volete potete editare la traccia, quindi cambiarli tutti i vari tag, anche su questo faremo un tutorial dedicato, oppure mostrare il lettore del preascolto, che è questo, fermare al cambio e partire dal 50%, cioè non dall'inizio ma da metà della traccia. E inoltre vi dà la possibilità di vedere tutti questi campi che voi vedete: remix, anno, album, genere, remix, compositore, bpm, chiave, di mettere solo quelli che vi interessano. E guardate quanti ne avete, vi potete perdere qui dentro. Ok, lasciamo stare info, che questo è veramente una gran scoperta per tanti, immagino, come lo fu per me all'epoca, e soprattutto per durante la serata. È molto bello perché potete veramente semplicemente con questo avere un'idea di quello che avete nella playlist e sentire se calza bene con quello che state suonando. Chiudiamo la finestra info e allarghiamo tutta la side view che è stata citata nei nostri tutorial ormai milioni di volte. Ecco qua, side view. Anzitutto bisogna vedere i campi da sistemare, da settare, che sono qua. Aprendo vedremo tutta la visibilità delle varie schede. Attualmente sono attivate tutte, le ho attivate tutte anche se io non le utilizzo per spiegarvele, ma da qui potete toglierle. Per esempio io karaoke non ho mai usato e non credo neanche che lo userò, la tolgo sempre, però per voi potrebbe essere utile. Idem campionatore, remix e lista laterale. Anzitutto a cosa servono? Partiamo da lista laterale, la prima. La lista laterale potrebbe essere, se voi qua avete diverse playlist, potreste pescare fra le varie tracce e mettere questa un po' in stand by
prima di essere messo. Che ne so, voi state suonando, pensate di suonare durante la serata tutta questa musica della playlist, ipotizziamo sia pop, state suonando questa roba, però vi tenete qua delle bombe per cambiare passo o per fare dei giochi. Quindi questa è una vista laterale, qui è lista laterale, che può essere utilissima durante la serata, e la uso moltissimo questa perché mi dà la possibilità di spaziare quando sono su un genere, su altri generi magari mi lascio qualche finestra aperta qua e con le info posso ascoltarmi di cosa si tratta al momento. Quindi molto importantissime, vedete, non a caso sono messe virtual, ce le mette accanto. La remix, da dove potete mettere dei remix alternativi, anche questa io non la utilizzo, quindi via, facciamo spazio. Lo spazio visivo è molto importante quando andate a suonare. Il campionatore, questo è molto importante, l'abbiamo visto un attimo sulla sistemazione del layout, se vi ricordate Starter, Essential, Pro, Performance. Adesso per comodità ho lasciato sulla prima, su Starter, voi potete cambiarvelo. Vedete, il campionatore ha i classici effetti di virtual, cioè li potete sentire come avevo definito tamarri nell'altro tutorial, ma che insomma sono usati un po' da tutti. Questi sono gli effetti audio, altrimenti ha altri 4 che ci sono sempre in tutte le versioni. Mettiamoli magari con una traccia, così vi faccio capire come vengono sincronizzati esattamente. Carichiamo una traccia, ecco qua, la traccia sta andando e noi ci mettiamo sopra bene. Questo è giusto per farvi vedere che calzano direttamente. Se qualcosa non vi torna potete editare pure questi se non vi piace. Vedete, partite con un tocco e con l'altro li richiudete. Famous è la cartella Famous, altrimenti abbiamo la cartella Instrument, già vista, anche questa, però vale la pena e sentite che possiamo veramente remixare le tracce in tempo reale. Se io lascio questa traccia andare, ci posso entrare con una cassa sotto. Adesso sdoppia perché io ho latenza sulla scheda audio, la scheda con cui faccio tutorial. Ecco, togliamo la cassa così. Sentite? Io ho aggiunto un synth dei piatti che posso regolarmi da qui i volumi o cambiare anche. Questo non c'entra niente perché è fuori tonalità. Altri piatti, sentite che ecco qua, cambiate cassa. Potete fare di ogni con questa situazione dei campioni. In questo modo avete la vista grande con l'icona grande, così avrete la vista con l'icona, il nome e i vari volumi, quindi il mixer interno. Potete caricarne anche vedete qua, in questa sezione a sinistra, dove potete mettere gli audio, gli strumenti, le registrazioni, i video, gli audio famosi, strumenti video e scratch, che eccoli qua. Sentite? 3, 2, anche questi sovrapponibili alla musica, ovviamente, ecco. 3, 2, 1. Questi sono quelli di prova che vi dà Virtual DJ. Gli effetti li abbiamo visti, quindi effetti Famous, Instruments, video e scratch. Questo per il campionatore. Tutto qua può essere sistemato tramite del modalità trigger, quindi acceso spento, mantenuto in starter e unmute. Quindi queste provatele perché sono tutte possibilità di lancio dei campioni, quindi non direttamente, indirettamente, col trigger provate. E dove uscirà l'audio, quindi in questo caso sul master, ma possiamo anche farlo uscire sul lettore 1 o sul lettore 2.
Inoltre abbiamo la modifica nel sample editor, cioè nell'editor dei campioni. Vedete qua, potete modificarvi il campione come meglio volete, col BPM metterlo a tempo e via. Anche su questo eventualmente ci faremo una puntata dedicata. E poi mostrare gli effetti. Ecco qua, qui vi fa vedere l'effetto. Potete anche usare gli effetti sui vari campioni e il volume. Detto questo, ci rimane da vedere l'automix, che in realtà l'abbiamo già visto. Ci possiamo mettere le tracce e farlo partire con questo, già visto sul tutorial. Ci sono 2 tutorial sull'automix, andatevi a vedere perché è molto utile. Il karaoke, dove potrete trascinare le vostre tracce in formato karaoke, e default, che vedete che qua su playlist Virtual fa sempre una cartella default, quindi voi potete metterci una cartella di supporto oltre la lista laterale, per dire se state lavorando su questa cartella che è pop. La default, che in questo caso è la stessa perché ce n'ho una sola, potrebbe essere una cartella dance, una cartella house, per sempre velocemente passare da una situazione all'altra a quella con cui stiamo lavorando. Tutto molto semplice e molto fattibile, perché la bellezza di Virtual, se devo spendere più parole, è veramente fantastico in questa side view, cosa che io, utente Traktor da una vita, non ho sul mio software con cui lavoro prevalentemente. Però questo non vuol dire che uno è meglio dell'altro. Io, come dico sempre quando sento queste diatribe Apple, Windows, Android o iOS come si dice, oppure Virtual, Traktor, Serato, ogni programma deve darci il top per noi, quindi non dobbiamo guardare cosa fa Virtual, non dobbiamo guardare cosa fa Serato, dobbiamo guardare nell'economia della nostra serata, nella riuscita della nostra serata. Se questo fa le cose migliori per la nostra serata, viva Virtual. Se Serato fa le cose migliori per la mia serata, viva Serato. Quindi a ognuno la propria scelta, e non è detto che si possa lavorare con tutti e due come faccio io, quindi gran parte delle cose con Virtual e altre parti con Traktor. Detto questo, consiglio da parte mia, vi ricordo anche il sito corsidjeproducer.com, dove potete contattarmi per eventuali lezioni private e consulenze anche online. E abbiamo il nostro canale YouTube, dove vi chiedo di iscrivervi, così diventiamo sempre di più e i tutorial saranno sempre più polposi. Mi darete una buona ragione per andare avanti e mettervi ancora più materiale, e attivare la campanella per avere tutte le notifiche ogni volta che io metterò i contenuti nuovi, e così potrete vederli in anteprima. Non ci rimane altro che salutarci da parte di SOS4DJ, da Claude. Vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!